Bentrovati come sempre, grazie di essere con me. Vi mostro questo progetto che in molti mi hanno chiesto. Si tratta di questa manica cortissima, una mini manica adatta a qualsiasi progetto super femminile. Eccola qui, una manica qualsiasi, avete lo stampo, questo è il colmo che ho fatto coincidere con il dritto filo, questo è il davanti. Qui da dito a dito è la dimensione effettiva della manica. Questa è una fetta che naturalmente non serve, che è solamente per mostrarvi la manica, e questa ulteriore sopra è a 4 centimetri dal secondo bordo che avevo fatto, ma potete anche scegliere. Qui mi sono abbassata di 1 centimetro in corrispondenza del dietro e qui invece mi alzo di un poco in corrispondenza del davanti per fare una manica più elegante che mi accolga in maniera ottimale il braccio. Quindi questa sarà la forma della mia manica finale, quindi una manichina assolutamente minimal. Tagliamo quindi separando la parte della manica vera e propria dalla parte che, come vedete, accoglie le curve che servono a delimitare gli incavi, no? In genere l'incavo ascellare. Questa è la parte dell'incavo davanti. Ora vedete, ho la mia manichina, eccola qui, così la vedete pronta. Se vi può piacere rimanete, perché è veramente molto semplice da realizzare. Un pezzettino di stoffa, non neanche tanto grande, vedete, doppiata, mettiamo il nostro stampo, controlliamo bene che il dritto filo sia equidistante dalla cimosa. La ancoriamo quindi con degli spilli e procediamo segnandola e tagliandola con il solito margine di cucitura che segnerete di circa 1 centimetro a seconda del tessuto che avrete. Io questa volta mi sono concessa un cotone, una tela di cotone semplicissima da lavorare, l'ho tagliata, si segna sempre con un taglietto anche il colmo. Naturalmente qui abbiamo le nostre due maniche che sono speculari totalmente. Naturalmente disegniamo come sempre le filze, come per ogni manica, a mezzo centimetro circa l'una dall'altra. Qui le ho già fatte tirate le mie filze e ho anche rigirato l'interno di circa 1 centimetro. Ho fatto uno zigzag e qui un'impuntura che si vede anche all'esterno. Quindi la manica è pressoché rifinita. Vedete ora il nostro corpetto, che può essere uno qualsiasi, un abito, una tunica, quello che volete, chiusa in qualsiasi modo. Le due parti della mia manica, prendo lo scarto che avevamo visto poc'anzi e appoggio proprio questa parte che avevo tolto dalla manica stessa, la segno perché qui dovrà essere il punto in cui la manica rifinita dovrà incontrare il mio corpetto. Ho segnato, come vedete, anche la parte del cartamodello e ora faccio un ulteriore segno a un paio di centimetri sopra. Questa cosa sul cartamodello la dovrò fare anche per la curvatura dell'ascella dietro, nella parte del corpetto dietro. Eccolo qui, qui l'ho già fatta, vedete, la vedete segnata in rosso. Invece ora segno sul tessuto in bianco esattamente il punto di innesto della manica, no? Come ho fatto sul davanti. Ora ho un pezzettino di stoffa neanche tanto grande, per la verità, doppio anch'esso, non ho doppiato. Qui sono circa 4 centimetri, vedete? Più o meno è una distanza, mi serve solamente per riuscire a capire dove posizionarmi col cartamodello. Ecco qua, in corrispondenza della seconda tacca, mi metto qui, ma come al solito voi osservate bene le immagini perché sono più chiare della mia spiegazione. E ora vediamo, appoggiamo anche il dietro, dove avevo, ricordate, solamente la tacca quella più alta. Ecco qui. Li facciamo incontrare, vedete, al centro, non si devono assolutamente sovrapporre, perché queste saranno le mie, per così dire, strisce di guarnizione, i miei riporti, e non devono assolutamente essere stretti o tirare in nessun modo, quindi
Va il tutto, vedete, proprio posizionato così come ve lo sto facendo vedere. Vi mostro ora, vi prego di osservare perché voi potete avere anche delle svasature diverse in fondo che si possono sovrapporre, ma a me interessa che invece sia parificato qui, a livello dell'incavo ascellare appunto. Lo segniamo con un margine che sarà naturalmente di 1 centimetro scarso, più o meno come la manica, insomma piccolo. Ecco qui. Prima di togliere gli spilli, mi ero dimenticata, segniamo anche, adesso mi è venuta tra le mani la pennina che scompare col calore, magari poi la risegno con il bianco perché poi lo stirerò, quindi poi mi scompare. E qui ho tolto tutto, vedete c'è il segnetto che è un po' più in là. E ora però da dove ho segnato il mio riporto, la mia piccola paramontura, faccio 4 centimetri, vedete tutto intorno. Come sempre seguite le immagini perché è veramente tutto molto fattibile per qualsiasi tipo di manualità. E per tutto il progetto ho usato lo zig zag, si può usare il taglia e cuci, ma so che non tutti ce l'hanno, quindi vi vorrei dire che è un progetto realizzabile anche senza avere questa macchina, no? Potete anche farlo fare il tutto con uno zig zag normale. Ecco qui, completiamo il nostro disegno e lo tagliamo qui e qui. Una volta che avrò proceduto con il taglio, qui su questo bordo esterno farò anche appunto lo zig zag come stavamo dicendo. Segniamo, naturalmente è importante sempre come sulla manica, segniamo questo è il davanti e lo separiamo dal dietro. Io avrò speculari, due di queste chiamiamole mezzelune. A questo punto naturalmente possiamo procedere col chiudere il nostro bustino. Io l'ho fatto come vedete uno zig zag e poi lembi chiusi, ma nulla vi vieta di farlo come si fa di solito sartorialmente, con i margini aperti. Lo giro, vedete, per farvi vedere. A questo punto possiamo procedere ancorando la nostra manica al bustino. Se lo faccio con il profilo spalla, vedete qui vi sto segnando il taglietto del colmo manica. Se il profilo spalla, le cuciture chiuse, i margini chiusi, li butto verso all'indietro, altrimenti li faccio aperti normalmente. Ed ora lo ancoro con uno spillo e quindi comincio con le mie imbastiture prima dal colmo verso il davanti e poi dal colmo verso il dietro, raggiungendo i segni bianchi che avevo con la mia matita bianca che avevo fatto prima. Come vedete qui l'ho già fatto. Adesso qui vedete questo. Lasciate tutti i fili come vi sto mostrando e lasciate anche questa parte, non ha nessuna importanza, non dovete chiuderla assolutamente, non dovete rifilarla. Giriamo la manica, osservate bene le immagini adesso assolutamente. Sono sul davanti, avete visto? Lo prendo così. Vedete che con la cucitura non sono andata un po' oltre l'innesto della manica. Adesso prendo la mia mezzaluna dove c'è il davanti segnato in corrispondenza della parte davanti del corpetto, no? Avete visto? Osservate la posizione in questo modo. Qui il segno bianco deve coincidere con la cucitura di giuntura tra il davanti e il dietro e qui parifico tutto, imbastisco e poi cucio in questo modo proprio come state osservando. Cerco di agevolarvelo adesso un pochino, ecco adesso si vede meglio. Non ho rifinito lì in cima perché comunque è all'interno e il mio tessuto non sfila, ma naturalmente bisogna sempre fare le valutazioni opportune.
lasciate tutti i fili perché poi si salderanno passando con le cuciture trasversalmente e lasciate anche quella parte, appunto quel cornino, quel triangolino che non dà per niente fastidio. Io non ho arrotondato per quello. Ecco qui la mia cucitura, vedete, fatta lungo la parte ascellare. Eccola qua. Adesso, come vedete, è logico che avendo fatto il margine, no, un pochino abbondante perché è 1 centimetro e il cotone naturalmente non cede, è assolutamente necessario fare dei taglietti, no? Li fate a triangolo, ne fate quanti sono necessari, come in qualsiasi curvatura interna, anche di scollature, eccetera, di qualsiasi vostro abito. Quindi ora io in velocità adesso lo giro perché è già a posto così. Ve lo mostro sul dritto. Come potete vedere è già venuto bene, no? Già piuttosto ben rifinito. È quasi completo, state con me ancora un attimo. Qui naturalmente dove vi segno dovrò fare lo zig zag tutto intorno o il taglia e cuci o lo zig zag e rifilare per bene. E qui adesso in questa parte interna qui magari farò un punto e poi anche una cucitura. Adesso ho fatto tutto quanto, vedete sia lo zig zag che ha superato, no, anche la mezzaluna, così la tiene ben salda, e poi l'impuntura con un punto normale a 3 o quello che vorrete. Giriamo il tutto per bene. La manica è completa, spero veramente che vi sia piaciuta. Eccola qui, un po' più alta sul davanti, vedete, leggermente più avvolgente sul dietro, tutta completamente rifinita ed è anche solida assolutamente. Tutti i fili, tutte le rimanenze lasciatele pure all'interno perché così si sono proprio saldate passando con cuciture di impunture. Ecco qua il risultato finale. A questo punto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi tantissimo dell'attenzione. Spero di vedervi la prossima volta.